Berlino è una di quelle città che ti restano sicuramente molto impresse. Secondo me, in gran parte questo fascino è dovuto al suo enorme contrasto tra le architetture, i mega palazzoni super grigi e invece tutta quella parte un po' più urban e un po' più street e un po' più giovane di Berlino, che ti dà veramente un mood, secondo me, fuori di testa. È una città veramente stupenda. Questa è la terza volta che ci sono stato, questo giusto per darvi un piccolo contesto di quanto effettivamente mi piaccia. È stata però la mia primissima volta in quanto fotografo, quindi nel video di oggi vi darò qualche consiglio su dove andare come zona, quelle che secondo me sono le zone più interessanti per fare street photography, e condividere, diciamo, questa esperienza che ho fatto con voi. Da pioggia a evento che rendono tutto quanto un po' più deprimente, se vogliamo, a quando esce questa luce invece che è stupenda, che sarà tipica del nord Europa, chi lo sa, che comunque rende tutto quanto in qualche modo molto poetico, molto straordinario, passatemi il termine, perché la luce rimbalza su questi palazzoni e crea un'atmosfera quasi surreale ogni tanto. Probabilmente anche perché un pochettino mitiga il freddo che c'è, perché ragazzi tira veramente un vento che ti ghiaccia la faccia. Io ci sono stato ad agosto, a settembre e ad aprile adesso, metà di aprile, ma vi assicuro che anche ad agosto e settembre non penso di aver girato poi troppo tempo in maniche corte, quindi copritevi, portatevi un cappellino, perché quando si alza il vento è veramente molesto. Comunque, come ho detto prima, è una città dai forti contrasti, veramente molto. Passi dal fotografare palazzoni, geometrie super intense, a fotografare veramente volti e gente in certi quartieri, in certi contesti che sembrano praticamente pronti ad andare in un club, e lo dico con tutto il bene possibile perché è un fascino che secondo me ha solamente Berlino. Ma soprattutto una delle cose che ho apprezzato di più in generale di questa città, sia ora come fotografo che le volte passate, è che a Berlino ti senti bene o male sempre tranquillo dappertutto, nonostante l'apparenza di certi quartieri che possano sembrare un po' più difficili, in realtà ti senti praticamente al sicuro dovunque, la gente non è molesta per niente da nessuna parte. Poi certo, è chiaro che chi vive a Berlino o chi ci va da tanto tempo o chi è di lì sa dove andare, dove non andare, ma comunque un punto di vista un po' più turistico l'ho sempre trovata super tranquilla. Più che altro mi sono sentito guardato spesso e magari giudicato anche come un pirla perché giravo con due macchine fotografiche, una al collo avevo l'X106 col 35 mm e la Sony in mano con l'85 per avere un po' più range, ma dato che questa volta ho scelto di stare solo 4 giorni, volevo fare più foto possibili. Considerate che in 4 giorni abbiamo camminato circa 100 km, abbiamo fatto una media di 20-25 km al giorno, questo perché io amo camminare e perdermi per la città e magari restare imbambolato in un punto, quindi per quello che ho visto mi sento di consigliarvi in particolare 3 quartieri che secondo me per fare street photography sono particolarmente interessanti. Uno, vabbè, è sicuramente Mitte, che viene considerato il quartiere, diciamo, più centrale di Berlino e ha un grandissimo appunto contrasto tra i palazzoni, queste megastrutture, e invece la parte un po' più urbana e un po' più giovane. Gli altri due invece sono sicuramente Kreuzberg e Friedrichshain, spero sia giusto, che invece questi li ho trovati entrambi molto molto più giovani e molto più radicati alla vecchia Berlino e sono veramente pazzeschi, hanno dei colori assurdi, la gente in giro è fighissima, sono vestiti molto, soprattutto i giovani, in maniera un po' più libera rispetto a quello che magari siamo abituati a vedere in giro, sono molto alternativi, molto particolari ed è una figata, è stradivertente fotografare. E poi molti giovani sono anche presi bene, quindi capiterà anche magari di farci due chiacchiere. Quelli che invece dal punto di vista fotografico mi sono piaciuti meno, sicuramente Charlottenburg, non so come si dica, che è bellissimo, è mega imponente da vedere, ma per la street che faccio io in realtà non mi fa particolarmente impazzire da quel punto di vista, nonostante sia veramente bello e vi consiglio assolutamente di farci un giro. E Pankov, che ho girato poco, ma in realtà penso che sia un punto pressoché quasi solo residenziale, quindi senza troppe cose da vedere. Quando girate per Berlino fate particolare attenzione alle corti interne. Questo perché in Italia siamo sicuramente abituati che le corti interne sono per lo più punti residenziali, magari giardini interni di condomini o cose di questo tipo. Invece a Berlino ho trovato in tantissime corti interne bar, negozi e
ristoranti, c'è veramente un sacco di roba e un sacco di roba figa da vedere, c'è un sacco di gente, quindi state attenti quando girate perché magari vi sembra di non vedere niente, ma in realtà all'interno dei palazzoni si sviluppa praticamente dell'altra vita ed è una figata. Uno in particolare che vi consiglio assolutamente di andare a vedere ed è praticamente il cortile che c'è fuori dalla casa di Anna Frank. Questo vedete voi se puoi entrarci o no, io tendenzialmente non vado per musei quando sto pochi giorni perché preferisco guardarmi la città, ma comunque lì troverete anche il cortile di un bar, credo che si chiami Caffè Cinema, che è veramente fighissimo, incarna veramente lo spirito di Berlino al 100%, è una figata. In più, continuando sempre su quel cortile, troverete anche questo palazzo con 2 atelier, non ho capito se siano resident o se gli artisti cambiano, ma hanno comunque il loro shop ed è una figata, è assolutamente da vedere, è una di quelle cose che secondo me vale da sola il prezzo del biglietto nonostante sia relativamente piccolo. Un consiglio di uno spot che mi viene veramente dal cuore perché magari siete a Berlino con la famiglia o con gli amici che non fanno foto o comunque non sono impallinati quanto voi perché loro magari, non lo so, lo fanno col telefono, quindi dovete cercare di ritagliarvi il vostro spazio per poter fare anche delle foto, vi consiglio assolutamente di andare a Checkpoint Charlie, che comunque è un punto turistico di attrazione per cui potete sgavignarvela in quel modo, lasciarvelo alle spalle e farvi tutta quanta Friedrichstrasse. In quel punto vi ritroverete catapultati tra San Babila e la stazione di Torino Porta Nuova, il fuori, perché sembra veramente di stare lì, è inutile girarci attorno, comunque se la percorrete andando in giù verso il ponte, in particolar modo verso le 4-5 del pomeriggio, quindi quando il sole magari è già sceso e non è più bloccato così tanto dalle nuvole, spero non sia un discorso campato per aria, però secondo me in quella via con quel bel sole che riflette su tutti quanti i palazzi riuscirete a tirar fuori un sacco di foto back to back perché creano veramente giochi di luce interessanti, contrasti molto forti e soprattutto avrete dato un colpo al cerchio e uno alla botte, quindi siamo tutti contenti. Un'ultima cosa, forse quella fondamentale per chi fa street photography a Berlino, quando mi stavo informando io su Berlino perché cercavo appunto un'infarinatura generale, no? Io amo perdermi per la città, ma dato che Berlino non è dietro l'angolo e non ci posso andare sempre, stavo cercando appunto degli spot, delle zone in cui magari fosse un po' più safe fare street e portarsi a casa delle foto. Non ho trovato praticamente niente in giro se non qualche video, ma una delle cose che ho letto più spesso è che la gente a Berlino non ama particolarmente farsi fotografare e ho letto anche di gente che ci ha litigato. Io vi dico la mia in totale sincerità. Allora, io non sono uno che fa una street troppo invasiva con obiettivi troppo larghi e si avvicina veramente veramente tanto. Io tendo ad andare anche abbastanza vicino senza nessun problema, ma non sono troppo invasivo, tendo a mimetizzarmi un pochettino di più. Quello che posso sicuramente dirvi è che molta gente quando mi vedeva tendeva magari a spostarsi o a farsi da parte e mi faceva capire in maniera molto soft che non voleva essere comunque fotografata, e questo sacrosanto. Voi comunque cercate sempre di rispettare lo spazio personale perché per quello che ho visto io sono sicuramente meno inclini a farsi fotografare, poi non ho mai avuto nessun problema fortunatamente nonostante io abbia fatto veramente tantissime foto, però insomma magari andateci coi piedi di piombo soprattutto se fate una street un po' più aggressiva, magari col flash o quelle cose lì. Ok, per il video su Berlino direi che è tutto quanto, io spero che vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato interessante. Ho deciso di fare questo video perché appunto quando cercavo io qualcosa non c'era niente nello specifico che mi consigliasse dove andare, dove non andare, e quindi ho voluto farlo io. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere con un commento la vostra esperienza su Berlino, se ci siete stati, se non ci siete stati, se avete intenzione di andarci. Io dal canto mio ve la mega consiglio. Ricordo che in descrizione trovate gli altri link per potermi seguire sui vari social bla bla bla, e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video. Io mangio sempre tutto dappertutto, senza nessun problema, ma chiamare questa pizza, ragazzi, è bianca, è fucking cruda.